Welcome to Italiano Tales. Learn Italian through simple and beautiful stories. Mi chiamo Claire, ho 29 anni. 2 anni fa mi sono trasferita in un altro paese. Non è stata una decisione facile. Prima di allora non avevo mai vissuto lontano dalla mia città natale. Conoscevo le strade, conoscevo i negozi, conoscevo le persone, conoscevo la lingua, ma dentro di me sentivo qualcosa, sentivo di avere bisogno di crescere. Volevo una nuova vita, volevo un nuovo inizio. Ricordo ancora il giorno in cui ho comprato il mio biglietto aereo. Ero in piedi nella mia piccola cucina. La luce del sole entrava dalla finestra. Il mio computer portatile era aperto sul tavolo. Sul monitor vedevo le parole: Volo per Milano. Le mie mani tremavano quando ho cliccato il pulsante. Dopo mi sono guardata intorno nel mio appartamento. Era silenzioso. Ero sola. Non avevo un grande piano. Avevo solo una valigia, un po' di soldi e una piccola speranza nel cuore. Il mio italiano non era molto buono. Avevo paura che le persone parlassero troppo velocemente. Avevo paura di non capire le cose semplici. Non sapevo come trovare un buon posto dove vivere. Non conoscevo nessuno a Milano, ma mi sono detta: puoi imparare, puoi provarci. La mia prima notte a Milano è stata tranquilla e fresca. Il cielo era grigio. Sono rimasta in una piccola stanza che avevo trovato online. Era vicino a una stazione ferroviaria. Mi sono fermata vicino alla finestra e ho osservato le persone che camminavano velocemente fuori. Tutto sembrava nuovo. Ero lontana da casa. Ma non ero triste, ero curiosa. La mattina seguente sono uscita presto, indossavo il mio cappotto e tenevo il telefono in mano. Camminavo lentamente e guardavo i cartelli delle strade. Alcune parole italiane erano facili, altre erano nuove. Salvavo le parole nuove sul telefono per studiarle più tardi. Poi sono entrata in un piccolo caffè e ho ordinato un tè. Mi sono seduta vicino alla finestra e ho ascoltato le persone parlare. Il loro italiano sembrava veloce, ma ascoltavo con attenzione. Volevo che le mie orecchie si abituassero alla lingua. Quel pomeriggio sono andata alla biblioteca della città. Dentro era caldo e tranquillo. Ho trovato libri facili in italiano e mi sono seduta a un tavolo. Leggevo lentamente, scrivevo le parole nuove. Una donna che lavorava lì mi ha visto leggere. Si è avvicinata e ha sorriso. «Hai bisogno di aiuto?» mi ha chiesto lentamente. Si chiamava Sara. Ho detto: «Voglio imparare l'italiano». Mi ha dato un foglio con gli orari dei corsi. «Puoi partecipare a questo corso gratuito», ha detto. L'ho ringraziata. Quel piccolo momento mi ha dato speranza. La settimana successiva ho iniziato il corso di italiano. C'erano persone provenienti da molti paesi. Ognuno aveva un accento diverso. Ognuno stava imparando. Una donna dall'Egitto
si è seduta accanto a me. Si chiamava Nora. Aveva occhi gentili e una voce dolce. Parlava lentamente, quindi la capivo meglio. Presto siamo diventate amiche. Dopo le lezioni a volte camminavamo insieme e praticavamo l'italiano. Usavamo frasi semplici. Come stai? Che cosa hai mangiato oggi? Che cosa farai domani? A volte facevamo errori, a volte ridevamo, ma continuavamo a provarci. La sera mi esercitavo da sola nella mia stanza. Usavo un'app semplice. Ascoltavo brevi storie in italiano. Scrivevo frasi utili nel mio quaderno, le ripetevo ad alta voce. Quando l'italiano mi sembrava difficile, non dicevo «è troppo difficile». Dicevo «è qualcosa di nuovo, lo imparerò». Dopo 2 mesi ho iniziato a cercare un piccolo lavoro. Ne ho trovato uno in una cucina comunitaria. Aiutavano persone anziane, studenti e persone che avevano bisogno di cibo. Cercavano qualcuno che servisse l'acqua, pulisse i tavoli e aiutasse con piccoli compiti. Ho mandato un messaggio. Ho scritto che stavo imparando l'italiano, ma che ero una persona lavoratrice e pronta ad aiutare. Qualche giorno dopo mi hanno chiesto di venire per un colloquio. Ero nervosa. Ho indossato una camicia pulita e ho ripassato quello che volevo dire. Quando sono arrivata, una donna era in piedi vicino alla porta. «Buongiorno, sono Elina», ha detto. Ho sorriso e ho risposto «Salve, mi chiamo Claire, vorrei aiutare qui». Ci siamo sedute a un tavolo. Mi ha fatto alcune domande semplici. Ho risposto lentamente, ma ho fatto del mio meglio. Elina ha sorriso. «Proviamo per una settimana», ha detto. «Se va bene, possiamo continuare». Ho iniziato il giorno dopo. La cucina era molto occupata. Le persone arrivavano affamate e stanche. Riempivo i bicchieri d'acqua, pulivo i tavoli. Sorridevo e salutavo tutti. Ascoltavo come parlavano i lavoratori. Scrivevo nuove parole italiane su piccoli foglietti e li tenevo in tasca. Più tardi cercavo il significato. Una sera un uomo anziano mi ha detto qualcosa in italiano. Non ho capito ogni parola, ma Elina ha sorriso e ha detto: «Dice che stai facendo un ottimo lavoro». Ho sorriso e ho detto «Grazie». Era solo una parola, ma significava molto. Quella sera sono tornata a casa sentendomi orgogliosa. Non stavo solo imparando l'italiano. Stavo aiutando le persone. Dopo alcune settimane Elina ha detto: «Claire, adesso fai parte della squadra». Ho sorriso felicemente. È stato bello sentirlo. Non era un grande lavoro, ma mi dava più del denaro. Mi dava un piccolo posto in questa grande città nuova. Le mie giornate erano piene. Corso di italiano al mattino, lavoro in cucina nel pomeriggio. Studio a casa la sera. Ero stanca, ma ero felice.
Una domenica Nora e io siamo andate in un parco. Ci siamo sedute su una panchina con un caffè. Lei ha detto: «Stai andando molto bene, Claire». Ho risposto: «Grazie, Nora, anche tu mi aiuti molto». Ho guardato gli alberi e il cielo azzurro. Mi sento diversa adesso, ho detto. Forse Milano può diventare casa. L'inverno arrivò silenziosamente a Milano. Le giornate diventarono più corte, le notti diventarono fredde. Ma non mi sentivo più sola. Avevo un cappotto, dei guanti e nuove abitudini. Nella cucina comunitaria servivamo zuppa calda e pane. Le persone arrivavano con le mani fredde e il viso stanco. Noi sorridevamo e offrivamo loro del cibo caldo. Lì imparai ancora più italiano. Vuole del tè o del caffè? Vuole ancora della zuppa? Buona giornata. Dicevo queste frasi molte volte e ogni volta mi sembravano più facili. Una mattina Elina mi diede un foglio. «Stiamo iniziando un piccolo programma di formazione», disse. «È per le persone che vogliono imparare di più». Lessi il foglio. Diceva che avremmo imparato la sicurezza alimentare, parole utili per il servizio e come aiutare a gestire la cucina. «Vuoi partecipare?» mi chiese Elina. «Sì», risposi. La formazione iniziò la settimana successiva. Non era facile. C'erano nuove regole, nuove parole e piccoli test. Studiavo ogni sera. Scrivevo appunti nel mio quaderno. Chiedevo a Nora di aiutarmi a capire. Dopo 4 settimane superai il test. Elina sorrise e mi consegnò un piccolo certificato. «Hai completato la formazione», disse. Guardai il foglio. C'era il mio nome. In fondo c'era un timbro. Mi sentivo orgogliosa. Era il primo certificato che ottenevo nel mio nuovo paese. Con quel certificato potevo aiutare di più in cucina. Servivo il cibo al banco, davo alle persone zuppa e pane, scrivevo piccoli appunti per Elina, rispondevo a domande semplici. Un giorno una donna mi chiese: «Da quanto tempo vivi a Milano?» Risposi: «Quasi 4 mesi». Lei sorrise e disse: «Parli bene l'italiano». Io sorrisi e risposi: «Grazie, mi esercito ogni giorno». Quel piccolo momento rimase nel mio cuore. Fuori dal lavoro iniziai a fare qualcosa di nuovo. Mi unii a un gruppo di camminata gratuito vicino a casa mia. Ogni sabato mattina le persone si incontravano in un parco e camminavano insieme. La responsabile del gruppo era una donna di nome Elena. Era gentile e piena di energia. Diceva sempre: «Camminare non fa bene solo al corpo, fa bene anche all'amicizia». Camminavamo in piccoli gruppi, a volte eravamo 10 persone, a volte anche di più. Alcuni parlavano molto, altri camminavano in silenzio. Io ascoltavo soprattutto.
ascoltavo le parole italiane, ascoltavo come le persone facevano domande, ascoltavo il loro modo di ridere. A volte dicevo cose semplici. Sì, capisco. Che bello. Davvero? Era semplice, ma mi aiutava a sentirmi più coraggiosa. Una mattina, dopo la camminata, Elena si avvicinò a me. Claire, disse, ti piacerebbe aiutarci con il gruppo? Rimasi sorpresa. Io? Sì, disse. Puoi accogliere le persone nuove. Sei gentile, le persone si sentono a loro agio con te. Sorrisi e accettai. Da quel momento ogni sabato stavo vicino all'ingresso del parco. Sorridevo alle persone nuove e dicevo: Buongiorno, è la prima volta che viene qui? Le aiutavo a trovare il gruppo, mostravo loro dove stare. Alcune persone mi chiedevano da dove venissi. Dicevo che mi ero trasferita a Milano per iniziare una nuova vita. Spesso rispondevano: che coraggio! E dentro di me pensavo: sì, forse è vero. La primavera arrivò lentamente. L'aria diventò più calda. I fiori comparvero lungo le strade. La città sembrava più luminosa. Anch'io iniziai a notare piccoli cambiamenti in me stessa. Riuscivo a leggere i cartelli più facilmente. Riuscivo a parlare con frasi più lunghe. Riuscivo a scrivere brevi messaggi in italiano senza controllare ogni parola. Un giorno, durante il corso, l'insegnante ci diede un breve racconto. Parlava di una donna che si era trasferita in un nuovo paese. Aveva imparato la lingua, aveva lavorato duramente e aveva aiutato altre persone. Quando finii di leggerlo, sorrisi. Mi sembrava molto vicino alla mia vita. Dopo la lezione, Nora e io camminammo fino alla fermata dell'autobus. Pensi che un giorno potremo fare qualcosa di più grande? Mi chiese. La guardai e risposi: sì, forse lentamente, ma sì. Lei sorrise. Sei diversa adesso, Claire. Parli di più, sembri più forte. Risi piano. Forse sono davvero più forte. Più tardi, quello stesso mese, vidi un annuncio online su una fiera del lavoro locale. Diceva che le persone potevano incontrare gruppi della comunità, trovare piccoli lavori e praticare l'italiano. Ne parlai con Elina. Dovresti andarci, disse. Porta i tuoi documenti, parla con le persone. La fiera del lavoro si teneva in una grande sala. C'erano molte persone. Alcune erano appena arrivate in Italia, proprio come me. Altre parlavano italiano molto bene. Camminavo lentamente tra gli stand e osservavo i tavoli. Su uno dei tavoli c'era un cartello di una squadra che lavorava nel settore alimentare locale. Cercavano collaboratori. Mi avvicinai. Un uomo sorrise e disse: «Sta cercando lavoro?» «Sì», risposi. «Adesso aiuto in una cucina comunitaria. Ho anche completato una formazione».
Gli mostrai il mio certificato. Lui lo guardò e disse: «Molto bene, abbiamo un lavoro part-time. Le piacerebbe incontrare la nostra responsabile?» Qualche giorno dopo andai a un breve colloquio. Indossavo la mia camicia pulita e portavo una piccola cartellina. La responsabile era molto gentile. «Può lavorare 2 o 3 giorni alla settimana?» chiese. «Sì», risposi, «sono pronta». Iniziai la settimana successiva. Questa cucina era più grande della prima. C'erano più dipendenti e più volontari. Aiutavo a lavare le verdure, preparare scatole di cibo, pulire i tavoli e scrivere piccoli appunti. Alle persone piaceva il fatto che ascoltassi con attenzione. «Segui molto bene le istruzioni», disse un collega. Adesso avevo 2 piccoli lavori. Lavoravo nella prima cucina alcuni giorni e nella seconda negli altri. Continuavo anche a frequentare il corso di italiano 2 volte alla settimana. Le mie giornate erano piene, ma mi piaceva così. Guadagnavo un po' di soldi, pagavo l'affitto, compravo il cibo. A volte mi regalavo dei fiori o una bevanda calda. Una sera mi sedetti in un piccolo parco vicino alla mia stanza. Il cielo era rosa, l'aria era tranquilla. Non ero ricca, non ero perfetta, ma non mi sentivo più persa. Quella sera cercai dei corsi online. Ne trovai uno semplice sulla sicurezza alimentare in italiano. Cliccai su Inizia. Per 6 settimane studiai ogni sera. Guardavo brevi video, leggevo le regole, rispondevo alle domande. Alla fine sostenni il test finale. Lo superai. Stampai il certificato in biblioteca e lo tenni tra le mani. Era il mio secondo certificato in Italia. Quando Elaina lo vide, sorrise. «Claire, adesso puoi fare di più. Puoi aiutare a formare i nuovi volontari». E così feci. Mostravo ai nuovi volontari dove mettere i piatti, come pulire i tavoli e come servire il cibo in modo sicuro. Usavo un italiano semplice, parlavo lentamente perché ricordavo bene come ci si sente quando si è nuovi. Un giorno si unì a noi una giovane donna. Si chiamava Emily, anche lei veniva da un altro paese. Disse: «Il mio italiano non è molto buono». Sorrisi. «Va bene», dissi. «Ti capisco, anch'io ero come te». La aiutai ogni giorno. «Questo è il sapone. Lava qui. Asciuga con questo». Imparò velocemente. Un pomeriggio disse: «Grazie Claire, con te è più facile». Mi sentii felice. Non ero più soltanto la persona che aveva bisogno di aiuto, ero anche la persona che poteva aiutare qualcun altro. Arrivò l'estate. Milano era piena di vita. Le persone sedevano fuori dai caffè, la musica riempiva le strade. Nora e io ci incontrammo un sabato e parlammo del nostro primo anno. «È cambiato così tanto»,
disse. Sì, risposi, più di quanto immaginassi. Quella sera scrissi una lista nel mio quaderno, corso di italiano, 2 piccoli lavori, nuovi amici, 2 certificati, aiutare persone nuove, gruppo di camminata, imparare a vivere a Milano. Lessi di nuovo la lista. I miei occhi si riempirono di lacrime, ma erano lacrime di felicità. Sono arrivata con una sola valigia e tanta paura. Ora avevo competenze, amici, certificati e un piccolo posto in questo nuovo mondo. E stavo ancora crescendo. Un giorno, all'inizio dell'autunno, il mio telefono squillò. Era una donna di nome Laura. Lavorava con un gruppo locale di formazione. Claire mi ha dato il suo nome, disse. Stiamo avviando un piccolo progetto alimentare. Abbiamo bisogno di qualcuno con esperienza. Le piacerebbe incontrarci? Mi sentii nervosa, ma dissi di sì. L'incontro si tenne vicino alla biblioteca. Laura era gentile, mi chiese del mio lavoro nelle cucine. Le raccontai come avevo iniziato, come avevo imparato e come avevo aiutato altre persone. Poi sorrise. Cerchiamo una persona come lei, disse, qualcuno che possa aiutare a pianificare, insegnare e far crescere il progetto. Quella sera mi sedetti nella mia stanza e guardai intorno a me. Ricordai i miei primi giorni a Milano. Non conoscevo nessuno, non sapevo cosa dire. Non sapevo dove la vita mi avrebbe portata. Ora qualcuno mi stava chiedendo di aiutare a guidare un progetto. Feci un respiro profondo e sussurrai a me stessa. Puoi provarci. La settimana successiva iniziai a lavorare con il team di Laura. Era solo una volta alla settimana, ma era diverso dagli altri miei lavori. Ci incontravamo in una stanza luminosa con sedie, un lungo tavolo e una lavagna bianca. Parlavamo di cibo, famiglie, studenti e persone anziane della comunità. Ci ponevamo domande semplici. Di cosa hanno bisogno le persone? Come possiamo aiutarle? Come possiamo rendere tutto più facile? All'inizio ascoltavo più di quanto parlassi, ma lentamente iniziai a condividere le mie idee. Disegnavo piccoli progetti su carta, spiegavo le cose usando parole semplici. Una donna mi sorrise e disse: «Spiega le cose in modo molto chiaro». Risi piano e risposi: «Ho imparato a parlare lentamente». Lei sorrise: «È una grande qualità». Presto il progetto diventò più grande. Preparavamo piccole scatole di cibo per le famiglie, collaboravamo con scuole, chiese e gruppi locali, aiutavo a scrivere le liste. Mostravo alle nuove persone dove stare, come preparare i pacchi e come seguire le regole. Un pomeriggio Laura mi guardò e disse: «Claire, adesso non stai solo aiutando, stai guidando». Non sapevo cosa dire, sentii il viso diventare caldo, abbassai lo sguardo e dissi:
Grazie. Quella sera raccontai tutto a Nora. Eravamo sedute al mio piccolo tavolo a bere tè. Lei sorrise e disse: «Te l'avevo detto, stai crescendo». La guardai e le chiesi: «Qual è il tuo prossimo passo?» Lei rise: «Forse qualcosa come il tuo, qualcosa che dia un senso alla mia vita». Non eravamo più soltanto studentesse di lingua, eravamo donne che stavano costruendo una nuova vita. Alla fine dell'anno avevo molte responsabilità. Lavoravo part-time in 2 cucine, aiutavo una volta alla settimana nel progetto di Laura, partecipavo anche a piccoli incontri sulla sicurezza alimentare. Non era un unico grande lavoro, ma la mia vita era piena. Mi sentivo utile, mi sentivo pronta per qualcosa di più. Iniziai a risparmiare un po' di denaro ogni mese, cucinavo a casa, compravo solo ciò di cui avevo bisogno. Ogni piccola moneta sembrava un passo verso una nuova opportunità. Volevo seguire un breve corso universitario sul cibo e il lavoro comunitario. Non era gratuito, ma mi stavo avvicinando. Quell'inverno accadde qualcosa di speciale. La mia scuola di italiano mi chiese di parlare ai nuovi studenti. «Racconta semplicemente la tua storia», disse l'insegnante. «Hanno bisogno di ascoltare qualcuno come te». Mi misi davanti alla classe, le mie mani tremavano un po'. 10 nuovi studenti mi guardavano con occhi pieni di nervosismo. Sorrisi e dissi: «Mi chiamo Claire». Quando mi sono trasferita a Milano, il mio italiano era debole, non conoscevo nessuno. Avevo paura, ma ho iniziato con piccoli passi. Ho studiato, ho lavorato, ho commesso errori e lentamente la mia vita è cambiata. Una donna alzò la mano e chiese: «È stato difficile?» Annuii: «Sì, ma era possibile». Quella sera tornai a casa mentre il vento freddo attraversava le strade. Ricordai la mia prima notte a Milano, quando stavo vicino alla finestra e mi sentivo così lontana da casa. Quella donna aveva paura, ma non si è fermata. In primavera feci domanda per il corso universitario. Usai i soldi che avevo risparmiato, inviai i miei documenti e aspettai. Qualche settimana dopo ricevetti la risposta. Ero stata accettata. Quella sera piansi lacrime di gioia. Il corso si teneva ogni sabato per 3 mesi. Prendevo appunti, facevo domande, restavo dopo la lezione quando non capivo qualcosa. Quando lo terminai, mi diedero un certificato, lo tenni tra le mani. Era il mio 3° certificato in Italia, ma questo mi sembrava più importante. Sembrava dire: «Tu appartieni a questo posto». Passarono i mesi, continuavo a lavorare nelle cucine, continuavo ad aiutare nel progetto alimentare di Laura, ma ora camminavo a testa più alta, parlavo con più sicurezza, sorridevo di più. A volte le persone mi chiedevano:
Ti manca la tua vecchia casa? Io rispondevo sì. Poi sorridevo e aggiungevo: ma adesso anche Milano è casa. Una domenica ero vicino allo stesso ingresso del parco dove accoglievo i partecipanti alle camminate. Vidi una donna che stava da sola, sembrava nervosa. Mi avvicinai e sorrisi. Ciao, dissi. È la tua prima volta qui? Lei annuì. Sì, mi sono trasferita qui la settimana scorsa. Le sorrisi con calore. Benvenuta, dissi. Non sei sola. Grazie per aver guardato tutta la storia. Se sei rimasto fino alla fine, ti ringrazio davvero. La storia di Claire ci insegna una cosa semplice. Una nuova vita non nasce in un solo giorno. Si costruisce passo dopo passo, con coraggio, pazienza e piccoli sforzi quotidiani. Ora ho un piccolo esercizio per te. La parola italiana di oggi è coraggio. Scrivi nei commenti una frase semplice usando la parola coraggio. Per esempio, Claire ha coraggio. Oppure, ho bisogno di coraggio per iniziare una nuova vita. E dimmi anche, ti trasferiresti da solo in un altro paese? Sì o no? Se questa storia ti ha aiutato a praticare l'ascolto dell'italiano, iscriviti a Italiano Tales per altre semplici storie in italiano. Continua ad ascoltare, continua a praticare e ci vediamo nella prossima storia. Happy learning! If you enjoyed this video, don't forget to like and subscribe to the channel. Stay with us for more amazing content. See you in the next video.